potevo far mancare a Tetsuya la sua navicella per agganciarsi al grande Mazinga? No, non si poteva. Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è un nuovo video che parla di cose creative, per voi creativi e creative. Vedi che stavolta l'ho detta giusta, eh? Oggi vi mostro un altro progetto che va ad affiancarsi a quei progetti che non è che ho accantonato ma per via di tempo non riesco a portare avanti, che è la Match Patrol e l'Overbuilder in versione big, tipo big money, capito? Che non c'entrano niente in questo caso. Partiamo col video. Come vi ricorderete, soprattutto chi mi segue da tanto tempo, nei miei video vi ho fatto vedere dei progetti che ho portato avanti disegnando in 3D, in questo caso la struttura, insomma quello che volevo disegnare, in questo caso era la Match Patrol di Arambenjo e l'Overbuilder, si incastra la lingua, l'Overbuilder di Koji Kabuto. Ma tra i big robot che ci sono nella vastità degli anni 80 c'è un altro robot, poi ce ne saranno altri, assolutamente, non si discute, ma quelli più importanti, almeno per me, sono un po' questi, quindi Daitan 3, il grande Mazinga e Mazinga Z. E proprio del grande Mazinga potevo lasciare appunto Tetsuya senza la sua navicella prima che poi mi va in giro a piedi e non si può neanche mettere così a pilotare il suo bel grande Mazinga? No, non si poteva, e quindi mi sono ridisegnato completamente da zero il Brian Condor. Senti che pronuncia, il Brian Condor, tanta roba, inglese spalmato sulle fette di pane la mattina proprio. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa, adesso ve lo faccio vedere perché mi sembra giusto, insomma, farvi vedere anche questo. E adesso ve lo faccio vedere o non ve lo faccio vedere? Dai, ve lo faccio vedere, anzi vi dirò di più, azionerò addirittura, adesso è tutto in diretta, anche la camera superiore, così lo vedete meglio. Ma guarda te, ho azionato la camera superiore, adesso ve lo faccio vedere anche dall'alto, ma prima vi faccio vedere così com'è. Non è, ecco appunto, perdi i pezzi, vediamo se riusciamo a farvelo vedere come si deve. Scusate le spalle, non vi preoccupate, adesso arrivo, probabilmente vedete qualcosa ma non vi preoccupate. Oh, eccolo qua, lo appoggio qua con gran fatica. No, non badate a questa molletta, perché effettivamente è perché i pezzi non sono ancora insieme, li ho disegnati in due parti in modo tale che potessi poi realizzarlo completamente. Poi magari vi faccio vedere un video dove vi faccio vedere lo spaccato di questa navicella, perché effettivamente ci sono altri pezzi che adesso vi posso far vedere. Per esempio ci sono questi, che sono semplicemente dei perni da mettere all'interno tra le due parti e in modo tale che rimanga insieme il tutto, poi va incollato eccetera eccetera. Ho cominciato un po' a carteggiarlo, però ovviamente c'è molto lavoro da fare e adesso ve lo faccio vedere, anzi lo metto qua perché così lo potete vedere anche da sopra, dalla camera sopra. Però intanto vi faccio vedere il fianco, magari mi sapete dire qualcosa, insomma ditemi cosa ne pensate, soprattutto perché ovviamente questo è un pezzone che non ce l'ho qui. Oggi vi sto dando le spalle, ma vabbè, fa niente. Ho qui il mio solito centimetro e vi posso dire, adesso vado a braccio, ma è intorno con la punta dell'ala, o meglio con la punta della coda, siamo a 47 centimetri. È bello grosso, sì, è bello grosso. E vabbè, allora questo era per farvi vedere appunto la parte così. Ovviamente sotto ve lo alzo sperando che non cada,
no, è rimasto, vabbè. Questa è la parte sottostante, anche questa è stato completamente ridisegnato da zero, perché in rete non c'erano spunti adeguati, non c'erano quelli buoni, e allora mi sono messo lì e l'ho disegnato io, semplicemente, con queste parti, questi reattori che poi fanno anche un po' da pattini, e ho studiato anche l'incastro. Questo è un po' più lasco perché l'ho carteggiato già un pochino per lasciarlo un po' più morbido, ma la particolarità di questo Brian Condor, che intanto spero vi piaccia, adesso lo metto qua sotto così potete vedere, intanto vi faccio vedere anche dietro la parte posteriore e spero si veda, ma adesso con l'ausilio della telecamera al di sopra di questo bel tavolino, oggi proprio non riesco a parlare, non ce n'è, vi faccio vedere che si può basculare anche la cabina di pilotaggio, e c'è anche il simboletto, quindi che dire, io mi sento abbastanza soddisfatto. Poi ovviamente da finire, c'è tutto il cockpit da rifinire, ma nel cockpit c'è anche la sua cloche, questa qui, che andrà poi attaccata semplicemente qui. Ma per quello che riguarda ovviamente tutta la parte 3D, adesso io facciamo così, vediamo se riesco a non distruggere niente. Vabbè, stacchiamoli questi, vediamo se riesco a farvi vedere in questo modo, però non considerate sempre la molletta, però in questo modo già si può mettere così. È da migliorare, semplicemente devo carteggiare delle parti per riuscire a farlo muovere un po' da solo, però ho pensato a dei magneti, quindi ci saranno dei magneti all'interno per riuscire a far girare in autonomia anche il cockpit di Tetsuya. Allora, qualcuno mi aveva chiesto, effettivamente, parlando così nei commenti, mi aveva chiesto: ma hai fatto il builder e adesso pretendo che vedere anche il Brian Condor. Sì, è arrivato, va bene? Siete contenti? Siete contenti? Va bene, adesso cerchiamo di risistemare un po' le cose, perché mi sembra che così non vadano molto bene. Questo lo risistemiamo e questo lo risistemiamo. Un giorno vi farò vedere appunto lo spaccato di questo Brian Condor al PC, così come l'ho disegnato con Fusion 360, che tra l'altro adesso ha messo delle limitazioni per gli hobbisti, ma a me non tocca direttamente perché io ho la licenza, ma non cambia tantissimo. Se avete intenzione di scaricare Fusion 360, provarlo e smanettarci un po', non ha grosse limitazioni, anche se le mettono, o meglio le hanno messe, però non ha grosse limitazioni, quindi non vi preoccupate, potete comunque continuare a disegnare, anche perché le limitazioni sono effettivamente su cose che forse per chi fa per hobby queste cose non sono cose molto necessarie, quindi sinceramente non vedo tutti questi grossi problemi e tutto questo parlare appunto di Fusion 360 che alla fine per hobbisti non è cambiato molto, veramente non è cambiato molto. Ma stiamo dilagando. Io volevo farvi vedere questo progetto che continuerò, tempo permettendo, a portare avanti, e quindi spero di riuscire a portarlo il prima possibile come gli altri, ma ragazzi non c'ho veramente tempo, è una cosa impressionante. Dopo il lockdown c'è stata una ripresa, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, epocale, direi, perché non riesco a fermarmi un attimo, però spero di portarvi anche questo. Intanto vi ho un po' ingolosito, dite la verità, ditemi la vostra qua nei commenti, ditemi la verità, come vi sembra questo Brian Condor, soprattutto perché sono andato a riprendere esattamente quello che era il Brian Condor dei cartoni animati, quindi quel Brian Condor che a mio avviso come diciamo così, come forma era quello più azzeccato, almeno secondo me questo era quello più azzeccato. Alcuni hanno le ali troppo lunghe, alcuni è troppo largo ma è molto corto,
insomma non mi piacevano molto quelli che c'erano in giro. Io mi sono messo lì e ho detto sai che c'è, me lo disegno da solo e faccio prima. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale come avete visto all'inizio, poi ci sono tutti i miei social qua sotto e c'è anche la possibilità, ho aperto una sorta di store per chi volesse felpe, magliette eccetera eccetera, serve a sostenere il canale, niente di più. Lo trovate sotto, lo trovate nei commenti, trovate il link e andate direttamente nel negozietto con tutti i gadget che potevo utilizzare aprendo questo piccolo negozietto, così chi vuole mi sostiene, però si porta a casa anche qualcosa. Che dire d'altro? Siamo arrivati alla fine, quindi Tetsuya mi ringrazierà perché adesso anche lui ha la sua bella navicella, così non va a piedi a trovare il grande Mazinga, e siamo arrivati appunto alla fine. Quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!